Minasan, konnichiwa e benvenuti sul canale. Nagoya Golden Fight si sta avvicinando a grandi passi, mancano ormai poche ore da uno degli eventi più importanti dell'anno e la card di questo pay-per-view ha lasciato subito ottime sensazioni da quando è stata annunciata. Sì, perché all'interno della Kermesse avremo ben 9 match, uno più interessante dell'altro. Quest'oggi dunque andremo a scoprire un po' più da vicino l'intero evento, cercando di pronosticare le vincitrici. Prima però vi chiedo gentilmente di lasciare un like, di condividere il video con quante più persone possibili e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Detto questo, mettetevi comodi, fatevi accompagnare da una buona tazza di caffè o di tè se preferite e venite con me alla scoperta della card di Nagoya Golden Fight 2024. Il primo match è un qualcosa di assurdo sotto il profilo della spettacolarità e dell'imprevedibilità. Sì, perché il primo match della Kermesse vedrà una Battle Royale a 5 donne con la vincente che riceverà il premio, in premio una title shot per sfidare Mei Seira per l'High Speed Championship. Purtroppo questo match ha subito un cambiamento perché originariamente la battaglia doveva includere anche Saki Kashima che purtroppo ha subito un infortunio che non le ha permesso di partecipare allo show. Lo scontro resta comunque di tutto rispetto e molto importante perché grazie a questo match scopriremo appunto chi sarà la prossima sfidante di Mei Seira. Dunque, chi vincerà questo incontro? Lo so, è una bella domanda, vero? Sì, perché insomma quando si hanno match di questo tipo è difficile pronosticare la vincitrice, perché le sorprese potrebbero sempre essere dietro l'angolo. Io personalmente però vorrei vedere vincere Momokogo. Sì, avete ragione, ci sono altre ragazze che meriterebbero forse di più la vittoria su tutte Koguma, ma Kogo ha dimostrato tanta grinta nelle ultime settimane, dei netti miglioramenti sul ring. Ultimamente Komomo ha inserito mosse in stile lucha libre nel suo arsenale e secondo me andrebbe premiato l'impegno che Momo sta mettendo in tutto ciò con una vittoria importante. Quindi mi piacerebbe vedere lei trionfare in questo match e andare a sfidare Mei Seira. Probabilmente poi il match verrebbe quasi vinto sicuramente dall'attuale High Speed Champion, però intanto Komomo potrebbe farsi le ossa grazie a questo incontro e conquistare un po' di notorietà. Il secondo match sarà un match casinaro diciamo, uno di quei che a me piacciono però. Eh sì, perché questa battaglia vedrà 4 team differenti scontrarsi in cerca magari di una futura possibilità titolata, valevole ovviamente per i Goddess of Stardom Titles. Tutti e 4 i team sono ben assortiti come potete vedere, ma sicuramente quello che spicca maggiormente è la squadra di Neo Genesis che vede tra le sue fila Azumi e Mei Seira. Occhio però anche a Wingori che vorranno di certo ritornare a cavalcare l'onda del successo e dopo essere state New Blood Tag Team Champions per un'infinità di giorni, ora vorranno di sicuro alzare l'asticella andando a competere per i ben più blasonati Goddess of Stardom Titles. Ecco perché sono propenso a pensare che la vittoria sorriderà a Wingori che così facendo potrebbero poi sfidare in futuro Momo Watanabe e Tekla. Lasciamoci alle spalle questo funambolico 4-way tag match per trovare il primo single match della Kermesse. Un match strano, a dire il vero, perché in fondo chi avrebbe mai pensato di vedere Saya Kamitani competere one on one con Sayaka Kurara durante un pay-per-view?
E invece è proprio così. Alla luce di quanto visto nello show di sabato 28 settembre, il match di cui stiamo parlando è più che legittimo. Eh sì, perché dopo la sorprendente sconfitta subita da Saya contro Kurara, è normale ora che Fenix Win sia in cerca di vendetta. Personalmente non credo ci saranno grandi sorprese all'interno di questo match, specialmente nel risultato, ma dopo quanto visto pochi giorni fa non ci metterei la mano sul fuoco. Fatto sta che qualunque sarà il risultato, questo per Sayaka Kurara è certamente un bel passo avanti verso la giusta direzione. Che vinca o che perda, Sayaka Kurara uscirà comunque dal pay-per-view a testa alta, perché potrà comunque dire di aver affrontato un ex Wonder of Stardom Champion in uno show importante. Un altro single match ci attende, questa volta a sfidarsi in singolar tenzone sono niente meno che SLK e Hazuki, con quest'ultima che sembra finalmente aver ritrovato se stessa e la grinta dei giorni passati. Nelle ultime settimane Hazuki era diventata irriconoscibile, direi, perché aveva perso tutta la sua allegria, aveva perso il suo modo di essere, insomma, aveva perso ciò che l'ha resa una delle wrestler più apprezzate della compagnia. Per fortuna la grinta di Koguma ha risvegliato in Hazuki quel lato sopito che non si vedeva da un po', facendola tornare quella di un tempo. A conferma di ciò, Hazuki ha promesso di riniziare a scalare le gerarchie per portare se stessa e tutte le sue compagne di Stars al top. Ecco perché una vittoria contro Starlight Kid sarebbe fondamentale per iniziare al meglio questo percorso ricco di insidie. Dall'altro canto, SLK non è di certo qua per rendere la vita a Hazuki facile, anzi, tutt'altro. SLK è determinata a vincere questa battaglia per presentare una sfida alla White Belt, chiunque sia la campionessa, al termine di Nagoya Golden Fight. Non è un mistero che Starlight Kid voglia ardentemente mettere le mani sul Wonder of Stardom Championship, e per fare ciò battere Hazuki sarebbe di sicuro un bel biglietto da visita. Il mio pronostico quindi va in favore di Starlight Kid, che credo possa ambire a una title shot se dovesse appunto sconfiggere l'ex contendente al Wonder of Stardom Champion. Occhio però a non sottovalutare ovviamente Hazuki, che è comunque in cerca di redenzione. Fatto sta che credo che questo match saprà regalarci spettacolo a non finire. Credo proprio che non resteremo delusi. Prima di continuare il nostro viaggio alla scoperta di Nagoya Golden Fight, permettetemi di ricordarvi che di seguire Donne tra le corde per restare sempre aggiornati con tutto ciò che accade nel wrestling femminile mondiale. Se perché sul sito web, così come sui canali social di Donne tra le corde, potete trovare news, risultati dei vari show e quant'altro sulle vostre wrestler preferite. Trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde qua sotto in descrizione. Fatto i doverosi accorgimenti, possiamo tornare a parlare del pay-per-view, e lo facciamo con un match tutto da vivere tra leggende del passato, main eventer di oggi e talenti del futuro. Se perché il match in questione racchiude varie generazioni a confronto. La battaglia tra EXV e 8 è una battaglia particolare, se mi fate passare il termine, perché innanzitutto 8 sarà accompagnata da due vere e proprie leggende, Dump Matsumoto e Zap, che già in passato avevano fatto capolino in Stardom. L'ultima volta che le due leggende avevano presenziato in Stardom risale quasi a un anno fa ormai, quando nello show speciale dedicato ad Halloween le due leggende avevano fatto squadra per affrontare Mina Shirakawa e Waka Tsukiyama, che all'epoca facevano ancora parte di Club Venus.
Il match fu vinto anche abbastanza agevolmente, direi, da Dump Matsumoto e Zapp. Ecco perché ora Mina Shirakawa e Waka Tsukiyama sono in cerca di vendetta. Una vendetta che ha atteso quasi un anno per essere consumata, ma che finalmente potrà essere messa in scena da Mina e da Waka, o almeno così sperano loro. Sì, perché io credo che il risultato più ovvio sia proprio la vittoria per Dam Matsumoto e compagnie, che possono contare sull'enorme esperienza conquistata nell'ormai trentennale carriera. In effetti, nelle file di EXV, le indiziate a prendere il pin finale non mancano di certo, con Ryan al centro dell'attenzione, insomma. A parte comunque il risultato, sarà emozionante rivedere sul ring Dump Matsumoto, specialmente ora che abbiamo potuto ammirare le sue gesta anche grazie alla miniserie TV andata in onda su Netflix. Tempo ora di partire con la carrellata di match titolati che ci condurranno dritti dritti al main event. Iniziamo quindi con l'IWGP Women's Championship in palio, dove Mayu Iwatani difenderà la sua cintura contro Toni Storm. Match tutt'altro che scontato, a mio avviso, perché se da un lato Mayu Iwatani si sta rivelando una campionessa imbattibile, dall'altro abbiamo una Toni Storm affamata di successo, specialmente dopo quanto successo negli ultimi mesi in AEW con Mariah May. Tony dunque, dopo aver perso l'AEW Women's Championship contro Mariah May poco più di un mese fa, vuole tornare subito al top del wrestling mondiale, andando a vincere un'importante cintura come l'IWGP Women's Title. A mio avviso questa Mayu Iwatani è difficile da battere per chiunque, perché attualmente è in uno stato di forma invidiabile. Ci hanno provato in molte, ma tutte hanno fallito. Dunque, cosa dovrebbe cambiare per Toni Storm? Davvero lei può essere quella che detronizzerà Mayu Iwatani? Io francamente non credo. Certo, negli ultimi mesi la Stardom ci ha abituato a sorprese scioccanti, talvolta mal digerite, dai fans e anche da me stesso, a dire il vero. E questa volta potrebbe non fare eccezione, ma io penso che Mayu Iwatani, parta avvantaggiata in questo scontro. Credo che alla fine della battaglia sarà comunque lei a trionfare. Passiamo ad un altro match titolato, dove avremo in palio questa volta il Future Stardom Championship in un incontro che vedrà contrapposte Rina e Miyu Hamasaki. Rina, da quando ha vinto il titolo, ha praticamente fatto piazza pulita di tutte le contendenti, andando a scrivere record importanti intorno a questa cintura. È innegabile dire che Rina sta facendo un lavoro egregio come campionessa. Il suo carisma, unito al suo talento e alla sua giovane età, rendono Rina la miglior campionessa nella storia del Future of Stardom title. Dunque ormai gli elogi per questa splendida atleta si sprecano, diciamo, ma se c'è qualcuna che può battere Pink Devil e deve battere Pink Devil, allora quella è Miyu Hamasaki. La lottatrice di Neo Genesis è pronta a costruirsi una nuova carriera da quando ha abbandonato Queen's Quest. Miyu Hamasaki è pronta a compiere il grande passo per essere incoronata campionessa e, a ben vedere, Miyu meriterebbe anche di vincere tale alloro. Voglio dire, non credo sia blasfemo affermare che Miyu Hamasaki sia cresciuta parecchio nell'ultimo anno, andando a migliorare ciò che già portava nel ring, senza però abbandonare la sua essenza. Miyu è rimasta sempre fedele a se stessa, anche dopo aver lasciato Queen's Quest. Anzi, a ben vedere, il passaggio in Neo Genesis per Miyu Hamasaki è stata una manna dal cielo. Sì, perché da quando è entrata a far parte del nuovo gruppo di Starlight Kid, Miyu Hamasaki non ha cambiato soltanto il suo look, ma si è anche migliorata ulteriormente sul ring, facendo accrescere persino il suo personaggio, che ora può contare su una maggiore fiducia nei propri mezzi, diciamo. Ecco perché credo che Miyu Hamasaki abbia buone opportunità
di detronizzare Rina e di conquistare il suo primo titolo in carriera. Seppur adori Pink Devil e tutto il lavoro che sta svolgendo nel ring, credo che sia arrivato il momento di cambiare e di dare un'opportunità anche mio a Masaki, di brillare e di iniziare a scrivere pagine della sua futura leggenda. Il co-main event di Nagoya Golden Fight sarà un qualcosa di assurdo, diciamo, specialmente dopo ciò che è accaduto nell'ultimo show prima del pay-per-view. Sì, perché al termine del Hate and Women's Tag Team Match ad eliminazione tra Cosmic Angels e Hate, che è andato in onda mercoledì 2 ottobre, è arrivato a sorpresa nel ring della Stardom niente meno che Clark Connors, che ha colpito Natsupoi con una spear. Per chi non lo conoscesse, Clark Connors è attualmente parte dei Bullet Club War Dogs, stable che fa a capo di Devin Finlay. Tra l'altro non va dimenticato come oggigiorno Clark Connors sia parte della IWGP Junior Tag Team Champion insieme a Drilla Moloney. Sta di fatto che spesso e volentieri avevamo già notato Tecla e Connors allenarsi insieme e cose così, insomma, grazie a dei loro post sui social come Instagram e via dicendo. Ma francamente nessuno avrebbe mai immaginato di vedere ciò che abbiamo visto. Sì, perché nessuno avrebbe mai immaginato che Clark Connors potesse arrivare a tanto. Nessuno avrebbe mai immaginato che Clark Connors si fosse permesso di attaccare addirittura Natsupoi. Così facendo però Tecla ha mostrato le sue vere intenzioni, quelle di umiliare Natsupoi facendola soffrire per aver tradito donna del mondo anni or sono. È giusto quindi aspettarsi di tutto dall'incontro di Nagoya Golden Fight, anche un'altra intromissione di Clark Connors ad esempio. Alla fine credo che il risultato più ovvio sia comunque quello di vedere trionfare Natsupoi, ma mai dire mai. Fatto sta che la sfida che dovrà affrontare Natsupoi è tutt'altro che scontrata e superare un'avversaria agguerrita come Tecla non è impresa da poco, in particolar modo se contiamo tutto ciò a cui può eventualmente affidarsi Tecla, sia fuori che dentro al ring. Natsupoi dovrà aspettarsi interferenze varie e trucchi al limite del legale, diciamo, perché Tecla farà tutto ciò che è in suo possesso per sconfiggere l'attuale Wonder of Stardom Champion. Tempo ora di main event e di Red Belt, sì, perché la nostra Tam Nakano è pronta a difendere il suo prezioso titolo contro Suzu Suzuki. Un match, a dire il vero, che doveva già vedere la luce un annetto fa circa, dove Suzu Suzuki, che aveva vinto il Fast Star Grand Prix 2023, era pronta per sfidare l'allora campionessa Tam Nakano. Sappiamo però di come Tam abbia dovuto lasciare vacante il titolo a causa di un infortunio al ginocchio che l'aveva tenuta poi lontana dal ring per diversi mesi. Il match dunque fu poi modificato in seguito e il posto della Nakano fu preso da Maika, che poi vinse la vacante Red Belt a Dream Kingdom proprio contro Suzu Suzuki. Ora che Tam è ritornata sul tetto del mondo, era prevedibile che Suzu Suzuki avrebbe voluto affrontare la leader di Cosmic Angels, ed ecco che allora la Nakano non ha perso tempo nominando Suzu come sua prossima avversaria subito dopo aver battuto Maika a Namba Grand Fight. Dunque il match che assisteremo a Nagoya Golden Fight sarà un match pieno di rancore da parte di Suzu Suzuki, che negli ultimi giorni ha esternato tutta la sua rabbia nei confronti di Tam Nakano. Ciò che era partito come un match quasi amichevole, direi, si è trasformato presto in una contesa assai piccante, in una battaglia all'ultimo sangue. Suzu Suzuki vuole assolutamente battere Tam Nakano per coronare il suo sogno di vincere la Red Belt, un qualcosa che tutto sommato gli è stato sottratto lo scorso anno. Le possibilità che nel 2023 lei potesse battere la Nakano erano alte e tutto faceva pensare che lei sarebbe stata la prossima World of Stardom Champion, ma il destino aveva altri piani sia per lei che per Tam Nakano.
piani che alla fine hanno premiato Maika. Ecco perché ora Suzuki è intenzionata a non sprecare questa seconda opportunità, perché sa bene che queste opportunità ti capitano una volta nella vita e lei è stata comunque fortunata a poter dire di aver avuto una seconda chance. Non sarà affatto facile però battere Tam Nakano, una Tam Nakano che è forse in uno dei momenti migliori della sua carriera. La leader di Cosmic Angels può contare ora su una forma invidiabile, sul suo talento cristallino e sul suo carisma che la rendono ad oggi una macchina perfetta. Ecco perché il mio pronostico va proprio in favore di Tam Nakano, che vedo nettamente favorita nella vittoria finale. Una vittoria che le permetterà di proseguire il suo regno da campionessa con occhi puntati già alla sua prossima avversaria. Ed è qui che ovviamente tutti noi ci chiediamo: chi sarà? Immagino lo scopriremo ovviamente col tempo, o magari già al termine di Nagoya Golden Fight. Quello che è certo è che il regno di Tam sembra solo all'inizio e lei ha tutte le intenzioni di non abdicare così facilmente. Nagoya Golden Fight dunque si presenta come un evento imperdibile per tutti i fans della Stardom e del wrestling femminile in generale. Vi ricordo che il pay-per-view andrà in onda sabato 5 ottobre e sarà come sempre necessario acquistare l'evento per poterlo guardare in live. Altrimenti, se non volete spendere ulteriore denaro, sarà disponibile per tutti gli abbonati a Stardom World in differita di 4 o 5 giorni. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine dei saluti. Io vi ringrazio ovviamente di cuore per avermi tenuto compagnia fino in fondo al video. Vi ricordo che potete lasciare i vostri pronostici qua sotto nei commenti o anche semplicemente votare nella sezione community del canale. Grazie ancora a tutti voi e see you next time. Bye poi!